Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli verso la partita con il Bologna, partiamo dall'allenamento congiunto con la Scafatese, però finito per 2-2 perché abbiamo rivisto in campo Di Lorenzo, è tornato anche Vergara e quindi facciamo il punto della situazione insieme arrivando alle probabili formazioni per il match di lunedì sera che ci vedrà affrontare il Bologna appunto al Maradona. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in C per il Napoli, risultato finale di 2-2. Come riportato da Sky Sport, le notizie più propositive riguardano soprattutto le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, schierato dal primo minuto, un segnale importante per il capitano del Napoli fermo dalla partita del 31 gennaio contro la Fiorentina. Antonio Vergara invece è entrato nella ripresa, anche lui al rientro dunque può tornare lunedì con il Bologna. Il test con la Scafatese ha quindi dato risposte soprattutto sul piano fisico. Gli azzurri, sotto di 2 reti nel primo tempo, hanno accorciato prima dell'intervallo con Giovane e poi per trovare il pareggio nella ripresa grazie a un'autorete. Conte ha ruotato diversi uomini nel corso della gara come previsto in questo tipo di allenamenti. In vista del Bologna il Napoli ritrova segnali importanti da 2 giocatori rimasti a lungo ai box. Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match di campionato di lunedì alle 20:45 contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato ovviamente in una seduta pomeridiana e ha svolto questo allenamento congiunto contro la Scafatese Calcio 1922. Non andiamo ovviamente a commentare, criticare i risultati di questi allenamenti congiunti, anche perché si provano delle cose, si reintegrano calciatori che sono stati fuori per tanto tempo, quindi ben venga mettere minuti nelle gambe per chi ovviamente ha messo da parte un infortunio. Detto questo, le probabili formazioni, come ci arriva il Napoli e come ci arriva anche la squadra di Italiano, che dal punto di vista dei risultati potrebbe anche arrivare a Napoli chiedendo qualcosa di più da se stessi, cercando poi di fare anche risultato al di là della classifica. Per quanto ci riguarda, il Napoli potrebbe chiudere definitivamente l'aritmetica Champions portando a casa i 3 punti contro il Bologna e quindi non voglio vedere nella maniera più assoluta andarsi a prendere il punto come abbiamo fatto a Como, cercare di guardare la classifica, attenzione, lì non ci scopriamo, qua possiamo buttarla dentro, al limite studiare il tutto, perché dobbiamo assolutamente fare i 3 punti. Per quanto mi riguarda c'è una Juve che potrebbe comunque accorciare, c'è un Milan che si può portare a 3 punti, si può portare a pari punti, e la Roma che potrebbe portarsi a 3 punti dal Napoli nel caso stecchi, quindi assolutamente vietato sbagliare, perché si riaprirebbe e in modo clamoroso una corsa Champions che poi ti porterebbe a giocare le ultime 2 partite sul filo del rasoio, anche se calendari alla mano. Noi abbiamo Pisa Udinese, la Juve ad esempio alla Fiorentina e poi il derby con il Torino all'ultima, però visto che noi giochiamo lunedì sera scenderemo in campo con tutte le pressioni del caso e mi aspetto una grande partita. Questo è ciò che vorrei vedere. Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nel posticipo della 36esima giornata di Serie A al Maradona lunedì 11 maggio alle 20:45. La matematica potrebbe arrivare in questa occasione per la Champions. Sarà la squadra di Antonio Conte a tagliare il traguardo o il Bologna a tenere aperta ancora la lotta per quanto riguarda l'Europa che conta? Il pareggio a reti bianche di Como ha dato al Napoli un punto importante per la qualificazione alla prossima Champions League, ma è arrivata anche l'aritmetica dello scudetto consegnata all'Inter, eccetera, eccetera, eccetera. Buone notizie, rientra dall'infortunio anche Antonio Vergara e abbiamo visto Di Lorenzo appunto nell'allenamento congiunto con la Scafatese. Il Bologna arriva da 3 gare senza gol segnati, con 2 sconfitte ed un pareggio all'attivo. Per i felsinei di Vincenzo Italiano 0 obiettivi e ultime partite da affrontare al meglio possibile per chiudere il campionato in una buona posizione. Non sono previsti rientri in casa Bologna per la sfida di lunedì. Tra i pali dovrebbe mancare ancora Skorupski. Non è da escludere un turnover per dare spazio a chi ha giocato di meno durante l'anno. Vedremo, perché può darsi pure che poi l'orgoglio la farà da padrone e troveremo un Bologna che comunque, come abbiamo visto dalla classifica
alla classifica non ha niente da chiedere, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e portare a casa 3 punti per quanto mi riguarda. Lunedì sera Antonio Conte potrebbe rilanciare dal primo minuto il capitano mentre si va verso la panchina per Vergara e ancora ai box David Neres. Dunque, Savic tra i pali, terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, restano da monitorare le condizioni di Olivera. A centrocampo pronti Lobotka e McTominay, sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora, favorito su Spinazzola. Tante critiche in settimana per la prestazione di De Bruyne a Como. Mi fermo un attimo perché se abbiamo messo comunque calciatori in condizione di poter far bene, così come Alisson e dietro ci mettiamo Gutierrez, De Bruyne dal punto di vista posizionale è l'unico che è un po' fuori ruolo da questo punto di vista e deve percorrere zolle di campo che ha percorso meno in carriera. Non si trova sicuramente a suo agio, ha sempre giocato con compagni molto più vicini da come si vede comunque il Napoli in campo, quindi non va assolutamente giudicata male la prestazione di De Bruyne, non va nemmeno giudicata, non è che la puoi giudicare o male o bene perché devi essere messo assolutamente in condizioni e non lo è ancora. Detto questo, il belga avrà ancora fiducia dal primo minuto nel tridente con Alisson, Santos e Højlund, quindi le probabili formazioni dovrebbero essere queste: Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, Scott e Gutierrez in mediana, De Bruyne, Santos e Højlund, ovviamente il tridente offensivo. I ballottaggi Di Lorenzo e Beukema con il capitano favorito perché abbiamo Olivera in dubbio, quindi poteva anche essere Olivera, Rachmani, Buongiorno e l'abbiamo già visto fare dal mister, ma visto che Olivera è in dubbio sicuramente verrà tra virgolette rischiato il capitano dal primo minuto, anche se ci hanno detto che bisogna avere cautela, poi vedremo se lo si rischierà oppure vediamo Beukema, Rachmani, Buongiorno, che comunque a me non mette tantissima preoccupazione una linea di difesa così, ma forse al mister qualcosina in più. Detto questo, Italiano farà cambi nel 4-2-3-1 rispetto all'ultima gara contro il Cagliari in porta, ballottaggio Ravaglia Pessina, al centro della difesa potrebbe essere ancora Elland e non Egg ad affiancare Lucumì, mentre sulle corsie spazio João Mario e Miranda, in cabina di regia gira il duo Freuler-Ferguson, più avanzato sulla tre quarti Pobegà che è in vantaggio su Som. Sugli esterni Rove Orsolini, quest'ultimo impulso Bernardeschi, torna Castro a fare da centravanti, quindi Pessina, nel caso ballottaggio con portiere l'abbiamo appena detto, João Mario, Elland, Lucumì, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Pobegà, Rowe e Castro, la formazione di Vincenzo, la possibile formazione di Vincenzo Italiano. Il Bologna ha perso 14 partite, ne ha vinte altrettante 14 e ha fatto 7 pareggi e mi prendo un minutino per affrontare questa situazione. Toto allenatori, rimane Conte, non rimane Conte, Sarri, arriva Sarri, c'è Italiano, c'è Grosso, c'è Tizio, Caio e Sempronio. Io se a inizio campionato o anche con i dati avuti l'anno scorso potevo anche dire ma Italiano potrebbe anche essere un allenatore che in una grande piazza forse è arrivato il momento, può far bene, non può far bene, magari gli si può dare una chance, ma visto il campionato di quest'anno dove il Bologna dal punto di vista della partita, perché ne ho viste tante di partite del Bologna, appunto perché allenatori del genere vanno seguiti per dare poi un'opinione più completa, dal punto di vista dello spartito è sempre lo stesso, quindi non trovi a partite in corso alternative che possono far male a un avversario che al limite ti è venuto a prendere e non ti sta dando la possibilità di giocartela. Quindi già così, già per quanto riguarda una squadra che vuole lottare comunque ai vertici della Serie A, al di là dell'Europa che comunque va onorata e fatta come si deve, ti porta ad avere risultati non tanto continui, che comunque lo vediamo, 14 vittorie, 14 sconfitte sono tante in Serie A. Poi sicuramente c'è da dire, la rosa del Bologna rivedibile, potrebbe avere altri calciatori,
questo sicuramente, però se non riesci diciamo a trovare un'alternativa alla proposta di calcio offensiva che comunque hai, e lo sappiamo tutti, quando comunque non ti vengono a prendere la squadra gira, gioca bene, fai gol e quant'altro, se non riesci comunque ad avere compattezza quando l'avversario ti ha studiato e tatticamente al limite ti ha messo un pochino in tasca, per me il salto dal Bologna al Napoli per noi credo che sarebbe comunque un ridimensionamento totale per quanto riguarda la panchina del Napoli, anche perché diciamo, ti devi accollare la responsabilità di dover arrivare per forza tra le prime 4 squadre in Serie A, perché il Napoli la Champions non la può steccare dal punto di vista economico se vuoi mantenere comunque l'asticella sempre lì. Come ho detto a inizio video, vietato steccare, ci sono solo i 3 punti nella partita di lunedì sera e ci arriveremo con tutte le squadre che hanno già giocato e risultati acquisiti, e non credo che poi sia la giornata come quella scorsa dove tu hai pareggiato con il Como e arrivano buone notizie inaspettate poi dal match del Milan con il Sassuolo e la Juve con il Verona. Sarà una giornata dove si accorcerà sul Napoli che è secondo, chi arriverà a pari punti magari e chi starà col fiato sul collo, se non vado errato a 68 potrebbe andare la Juve. Adesso non ho la classifica alla mano, ma per diciamo chiarezza la vado a recuperare. Sì, la Juventus è a 65, può andare a 68, un Milan a pari punti con una Roma che potrebbe portarsi poi a soli 3 punti dal Napoli nel caso perdi. Non è assolutamente il caso, dobbiamo fare del Bologna un sol boccone, possibilmente senza soffrire fino al 90°. Chiedo troppo? Secondo me non chiedo troppo, perché visto come abbiamo vissuto la stagione noi tifosi e visto come sta Diego ancora interdetto per il gioco del Napoli, abbiamo bisogno sia noi e credo anche la squadra di una prestazione più che convincente per risultato, gol fatti e punti portati a casa. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.